Riassunti di Love is in the Air, che coprono tutta la puntata turca numero 3. Serkan, dopo aver aiutato Eda a chiudere il vestito, le fa i complimenti. Lei risponde che il vestito glielo ha fatto avere sua madre. Poi Eda va in giardino e incontra Idan, la madre di Serkan, che oltre a trattarla con superficialità, le dice che la trasformeranno per farla diventare degna della loro famiglia. Ma lei, offesa, risponde che non cambierà e che devono accettarla così com'è. Quindi Eda si rifugia in un angolo appartato e qui incontra un uomo anziano che non sa essere il padre di Serkan, che vedendola le chiede se si sente bene. Lei risponde di no perché ha accettato un lavoro molto difficile. Lui la incoraggia ad affrontarlo perché si capisce che è una ragazza forte. Alla festa arriva Ifer, la zia di Eda, e viene trattata con sufficienza e superiorità da Idan. Anche Eda viene trattata con superiorità dai conoscenti di Serkan, interessati solo ai suoi studi e al suo status sociale. Eda, arrabbiata, va a sfogarsi con le amiche, lamentandosi che tutti trovano qualcosa di sbagliato in lei. Sopraggiunge Khan Karadag, che la saluta e le fa i complimenti per la sua bellezza. Mentre Eda è con Serkan, li raggiunge Selin, che dice di dover dare alla stampa informazioni su Eda per quanto riguarda gli studi e la sua famiglia. Eda si innervosisce e si allontana. Serkan la raggiunge e le chiede perché, dopo aver perso la borsa di studio per l'Italia, non ha continuato gli studi nella sua università. Lei gli spiega che per frequentare avrebbe dovuto pagare la retta. In quel mentre arriva Saife, che consegna a Serkan un astuccio contenente una preziosa collana che lui le mette al collo. Poco dopo si svolge l'incontro con il cliente, che pur riconoscendo la validità del loro progetto, dice che ha già firmato un contratto con Khan Karadag. Tutti sono delusi e nervosi, specialmente Serkan, che tratta male Eda. Ayfer e Aidan discutono sulla velocità del fidanzamento e sul matrimonio e, non trovandosi d'accordo su nulla, decidono di riparlarne. Eda si lamenta con le amiche perché Serkan è un narcisista senz'anima, un vero robot. Lui, che è giunto alle sue spalle, ha ascoltato tutto e inaspettatamente la invita a ballare e quando sono abbracciati sembrano due innamorati agli occhi di tutti. Anche quando, dopo il rito degli anelli, si baciano, è evidente la loro attrazione. Finita la festa, Eda e Serkan si ritrovano a parlare e lei gli chiede come mai viva con la madre, al che lui le dice che Aidan non esce di casa da molti anni e gli ha chiesto di vivere insieme. Prima di andare via, Eda restituisce la collana che le aveva messo al collo. Il mattino seguente, Ayfer dice ad Eda di non affrettarsi col matrimonio, ma di conoscersi piano piano. Eda la rassicura che non correrà. Arrivano le amiche, che le dicono che Selin ha guardato Serkan per tutta la durata della festa e lei svela che è l'ex ragazza di Serkan. Poi dice che lui ha anche un insospettabile lato sensibile. In ufficio Serkan è molto nervoso per la perdita del cliente e tratta male Eda. Poi, dopo aver esortato tutti a lavorare di più, annuncia a Engin e Piril che parteciperà ad una gara economicamente rischiosa. Loro si allarmano e si dicono contrari, ma lui non desiste e cerca di tranquillizzarli. Eda chiede a Serkan il perché la tratta male davanti a tutti. Lui risponde che non deve dargli spiegazioni e che tra 2 mesi non si vedranno più. Eda gli ribatte che lei vuole solo un normale rapporto umano, ma che non oltrepasserà più i limiti del contratto. Intanto Khan Karadag tenta di avvicinare tutte le persone vicine ad Eda e perciò va a trovare Melò nel negozio dove lavora e inizia a flirtarci.
Lei, inguaribile sognatrice, già pensa a una storia d'amore. Lui, con le lusinghe, riesce a farla parlare e lei gli racconta anche di una sua amica che si è fidanzata con uno sconosciuto. Per un malinteso tra Céline e Aidan, tutti pensano che Serkan ed Eda stiano per andare a vivere insieme e Ayfer si allarma. Anche Céline è sorpresa e perplessa, il che innervosisce il geloso fidanzato Ferit. Più tardi Céline raggiunge Eda e le chiede se è vero che andrà a vivere con Serkan. Lei, innervosita, conferma e poi va da Serkan per dirglielo, ma lì trova Céline, che ha già riferito la notizia. Rimasti soli, lui le dice che gli procura solo guai e di stargli lontano. Iniziano a bisticciare e concludono dichiarandosi odio reciproco. Aidan parla con il marito al Pekin e gli dice di comportarsi come un padre con Serkan e di non allontanarlo. Lui non sarà mai il figlio che desidera e se non lo accetterà loro perderanno il loro unico figlio. Tornata a casa, Eda spiega alla zia e alle amiche che non andrà a vivere con Serkan e che lo ha detto solo perché Céline, ex fidanzata di Serkan, l'aveva fatta innervosire. Loro le dicono che lei è innamorata di Serkan. Serkan va dal padre a fargli firmare una garanzia finanziaria per la gara. Lui dapprima rifiuta per l'alto rischio del progetto, ma poi quando Serkan lo minaccia di chiudere la compagnia e di andare a lavorare altrove, Alpekin firma i documenti. È sera e Eda riceve una chiamata di Serkan che la invita a fare una passeggiata perché Sirius, il suo cane, vuole vederla. Eda accetta e mentre passeggiano lui le dice che è stato maleducato ma che non ce l'aveva con lei e aggiunge che non gli piacciono le persone che vogliono avvicinarlo. Conclude dicendo che loro tra 2 mesi non si vedranno più. Eda gli risponde che mentre lei non gli permette di toccarla come da contratto, lui non gli permette di toccare la sua anima. Serkan parla di Céline, che è diventata gelosa di lei, al che Eda gli chiede cosa gli piaccia di Céline. Lui risponde che gli piace la sua mente, che è una donna perfetta, ed Eda commenta che è molto romantico. Melò, dopo essere stata licenziata, incontra le amiche al ristorante e mentre racconta del bellissimo uomo incontrato al negozio, entrano Serkan e Céline che si siedono ad un tavolo. Céline gli dice che il progetto della gara comporta grandi rischi e che lui da quando sta con Eda è cambiato e ha iniziato a commettere errori. Lui la rassicura che non ci saranno problemi per la compagnia. Céline allora gli dice che si fida e gli prende la mano. Le amiche di Eda lo vedono e si convincono che lui la stia tradendo. Tutti in ufficio attendono il risultato dell'asta e quando arriva la notizia che loro hanno perso e Khan Karadag ha vinto, Serkan inaspettatamente se la ride felice tra le perplessità dei presenti. Serkan spiega che il suo obiettivo era perdere, infatti aveva fatto arrivare delle informazioni sbagliate a Khan attraverso Amet, che li spiava e gli riferiva i loro movimenti. Serkan spiega di come Khan, vincendo la gara, andrà incontro ad un sicuro fallimento. Piril, che ha accettato di riferire ad Aidan tutto ciò che fa Eda, le telefona per informarla che la ragazza sta scegliendo le stoffe per la casa dove andrà a vivere con Serkan. Mentre Eda sta complimentandosi con Serkan nel suo ufficio, riceve una telefonata da Aidan che la vuole incontrare e le mette ansia. Subito dopo riceve una telefonata di Céline, ma mentre sta parlando all'improvviso si addormenta. Viene soccorsa prontamente da Serkan che la abbraccia e le evita di cadere a terra. Così si chiude la puntata numero 3 di Love is in the Air.